Buongiorno a voi. Oggi, a parte insomma sempre il solito buon appetito, oppure quello che sia, vorrei parlare dei geni della malattia spinto anche dalla testimonianza di questa persona, questa ragazza, che è una mia allieva, che ha lavorato abbastanza alacremente, come avete letto, con i geni della malattia che ho dato nel mio libro, L'entrata nel mistero dell'ombra, e che sono dei geni che mangiano le malattie. Ma chiaramente questo può dare un pochino di paura, no? Ho pensato di spiegare un po' meglio che cosa sia un genio, cosa gli antichi intendessero con esso, al di là del fatto di pensare il genio come uno spirito, no? E quindi mi piacerebbe andare appunto più a fondo per andare ad analizzare sia cosa si intendeva anticamente, velatamente, sia cosa si deve intendere svelando in pratica il mistero e togliendo tutto quello che solitamente viene ricoperto quando si parla di geni, delle malattie, cose varie, eccetera, eccetera. Bene, è chiaro che tutti pensano che i geni della malattia siano degli esseri intelligenti, che siano come noi, degli spiriti senza corpo, energie che hanno una loro vita più o meno come fantasmi o come le anime dei morti o come gli angeli, eccetera, eccetera. Tra l'altro per gli angeli è un altro discorso anche a parte da fare, scusate qui, ecco, e così per tutte le altre cosiddette intelligenze. Ora bisogna distinguere tra forze, ecco io le chiamerei forze che sono preposte al mantenimento dell'economia universale, cioè, basta osservare, no? Tutto ciò che accade durante il giorno, durante la notte, da quello che per noi è l'inizio della creazione, e ripeto per noi, per andare cioè, direttamente a vedere che esistono delle forze che noi sintetizziamo in delle leggi e che oggi sono viste non intelligenti dalla scienza comune, molto materiale, che è quella scienza nata per pura scelta di alcuni personaggi, però oggi non parliamo di questa cosa, vogliamo parlare di una cosa di molto, molto interessante, per capire che cosa è successo alla persona che mi ha scritto. Tra l'altro non ho messo il nome e il cognome per una questione di privacy, se qualcuno di voi è curioso, voglio dire, o non ci crede, posso benissimo dirlo in privato e quindi è tutto fatto come si deve, ma non mi sorprende perché ce ne sono anche altri che mi hanno scritto, ma non sono uso queste cose, però è molto interessante, non è neanche un modo per spingere il libro, perché alla fine, ripeto, a me non me ne va niente, sono chiaro, il mio pagamento, le mie cose sono darvi veramente qualcosa di buono, il resto ci va giustamente a chi ha messo i soldi per stampare il libro, quindi l'editore, quindi non è neanche una cosa cioè, è fine a se stessa, ce l'ho spiegare. Bene, ci sono le forze che guidano la natura, forze che non possono essere piegate, forze che se noi tentiamo di piegarle tornano allo stesso posto. È così anche che vi dico, no, state sereni che se il virus è una cosa, questo virus è una cosa artificiale, la natura prenderà i suoi provvedimenti e lo distruggerà, perché esce fuori dalle leggi della natura stessa. La natura è una madre molto dura e quando vede che i figli escono fuori dal seminato è pesante veramente, quindi va a rimettere le cose a posto. Quindi ci sono queste forze che gli antichi identificavano con diverse entità e cose varie. Ripeto ancora, non voglio parlare di queste cose. Sono forse intelligenti però, cioè sono energie intelligenti per quanto riguarda le cose che devono fare, cioè la forza che mantiene
per chi crede, la gravitazione, oppure per chi non ci crede, per me va bene tutto. C'è la forza gravitazionale o la forza che fa in maniera che l'aria, l'ossigeno rimanga sulla Terra, o la forza di crescenza delle piante, la forza di crescenza nell'uomo, nella donna, la nascita, la rinascita, tutte queste cose qua, tutte le varie forze della fisica, della chimica e della biologia sono coscienti per quello che devono fare. Non fanno altro. Cioè, la forza del calore si occupa solo del calore, andiamo a capirlo. La forza della dispersione del calore si occupa della forza della dispersione del calore. La forza che fa ruotare i cieli si occupa di ruotare i cieli. C'è la forza che ruota i cieli non si occupa di fare eruttare un vulcano, perché la forza che va ad fa eruttare un vulcano fa eruttare un vulcano. Poi lasciamo stare che c'è una forza principale, una forza secondaria, una forza terziaria, quaternaria, quinaria, senaria, eccetera, quindi via via fino a giungere, come dicono i cinesi, alle 10.000 cose, cioè a tutto quello che vediamo, no? O la sostanza, come io spesso l'ho chiamata, la sostanza. Bene, è chiaro che andando poi a specificare, andando ad analizzare e poi di conseguenza a sintetizzare, noi troviamo un'unica forza generale, ma noi parliamo delle forze che vediamo spezzettate in questa apparizione di mondo che a noi accade ogni giorno quando ci svegliamo. Bene, quindi ecco che per quanto possa essere simile la forza di calore del Sole, è importante, ascoltatemi se no non potete capire che cosa sono i geni. Per quanto possa essere interessante la forza del calore del Sole, cioè interessante, scusatemi, simile alla forza del calore che c'è, che ne so, in un vulcano, o alla forza del calore che io faccio con un accendino, no? Questo è simile come generale alla forza del Sole, alla forza del vulcano e tutte le varie forze che hanno a che fare con il calore. Però ha un livello e una specificazione differente, e così in generale. Bene, queste cose gli antichi amavano dargli un'immagine di dei, di angeli, di dei, di tutte queste cose qua, ma erano forze naturali. Quindi forze naturali che hanno, ripeto, un'intelligenza che ha a che fare solo con il livello di quello che fanno. Okay? Cioè quando si dice lo spirito del sole, non si sta parlando assolutamente di qualcosa che è onnisciente, si parla di un'energia cosciente e intelligente per quanto riguarda le sue funzioni, cioè per esempio far funzionare il sole. Questo è il modo antico. Oggi diremmo le forze fisiche di termodinamica, di termonucleare, però è la stessa cosa. Bene, sono linguaggi differenti. Quindi che cosa succede? Succede che i geni, cosa sono i geni? I geni già vennero chiamati geni da generato, quindi genio, noi pensiamo oggi un genio che un genio, cioè un qualcuno che ne so, che è bravissimo in matematica, in italiano, è bravissimo a calcio o bravissimo a costruire un paio d'occhiali in maniera... I geni. In realtà genio deriva da generato, cioè fatto, generato da qualcosa, generato in qualche maniera per fare certe cose. Quindi questo genio che viene generato è un conglomerato di energia che è stato, di pensiero, che è stato talmente coagulato, talmente plasmato, che gli è stata data un'intelligenza per quello che deve fare, cioè in pratica è come un robot, ok? Che fa, se tu c'hai il robot, come quei robot che adesso abbiamo in casa, che camminano, puliscono, no? Quelli fanno solo quello, cioè non puoi dire a quel robot che c'è lì, vammi a prendere la Schweppes nel frigorifero, no? Oppure l'acqua, non è possibile, a meno che non ci sia sempre un livello maggiore di intelligenza, e qui entriamo in diverse tipologie di geni, eccetera, eccetera, eccetera. Per noi vediamo quelli più semplici. La scienza antica ermetica ha da sempre conosciuto il modo di generare queste certe tipologie di forze, sapendo che il pensiero è vivo, sapendo che tutto ciò che noi vediamo nella materia è
pensabile, ed essendo pensabile, ed essendo tutto riportabile al pensiero, se qualcuno mi ha seguito da un po' di tempo, abbiamo fatto un po' di questo discorso, ecco che noi possiamo cominciare a capire che un pensiero può essere conglomerato, può essere completamente impastato, può essere completamente energizzato. Una di queste tipologie classiche di geni sono i talismani, per esempio, oppure sono i pentacoli, o sono i feticci, o sono tutti questi portafortuna che di solito vengono fatti. Anche voi quando andate a comprare il gobbetto a Napoli, o la staffa, o le corna, o quelle cose là, attenzione, non ho fatto le corna, cioè non sono illuminato, come dicono Berlusconi, cose, no, le corna dei portafortuna. Quando andate a comprare queste cose qui e vi affezionate, o anche la Madonnina di Lourdes, tutte queste cose qua, le cose votive, che cosa state facendo? Più vi affezionate a quella cosa, più, senza saperlo, donate a questa cosa un'energia che viene da voi, dal vostro cuore, dal vostro pensiero, rendendola un pochino viva. Ecco che, conoscendo questa grande scienza della dare vita alle statue e a queste cose qua, gli antichi avevano la capacità, gli antichi teurghi, di dare in una maniera molto potente a certe statue una vitalità talmente potente, o quadri, o dipinti, o affreschi, o altri oggetti, che sembravano vivi. Ne abbiamo diverse testimonianze, ne abbiamo nella storia antica, per esempio gli dei dell'Egitto molto spesso venivano visti muovere gli occhi, no? Quindi ora, che fosse vero fisicamente questa cosa, o che fosse una cosa più sottile, cioè una persona andava in presenza di una statua che rappresentava un dio, quindi una forza naturale, o un qualcosa di creato, ecco che andando a guardare entrava in uno stato particolare e andava a percepire, può essere suggestione, non può essere suggestione, questa alla fine diventa una cosa secondaria, l'importante era il risultato. Il risultato era, se andavi là perché avevi mal di gamba e vedevi la statua di Esculapio che ti guardava con gli occhi così, dici, oh caspita, ho avuto il miracolo. È un pochino come oggi, no? Vediamo le Madonne piangere, cose varie. Dici, vabbè, ma la Madonna che piange ti può toccare il sangue, anche prima accadevano queste cose. Per esempio in India c'è una statua della dea Kali che mestrua sempre, quindi, mentre da noi il sangue esce dagli occhi perché siamo molto pudici, o pudichi, scusate, in India, che non sono molto tranquilli sotto questo punto, il sangue esce dalla vagina, cioè come accade a ogni donna ogni mese, no? Quindi c'è questa cosa. Quindi voglio dire, che cosa succede? Succede che la potenza e la capacità di creare queste cose non è che sono date a un uomo in particolare, che ne so, io sono bravo a creare questo, o c'è un potere particolare. No, è conoscenza. Come sempre dico, la scienza ammonia è conoscenza. Cioè, nella scienza ammonia non c'è bisogno di avere poteri per divinare, per vedere il futuro, per diventare chiaroveggenti, per vedere il passato, per entrare nel sottile, per far piangere una statua, per creare un genio. È scienza, perché è l'antica scienza conosciuta, che c'è oggi sconosciuta, ma conosciuta, e quindi c'è un metodo ben preciso. Quindi creare un genio per uno che sa il fatto suo è un gioco da ragazzi. In pratica, come si crea un genio? Non dico il metodo chiaramente di animazione, perché il metodo di animazione si dà a chi merita e si dà a chi studia, perché altrimenti può fare disastri come al solito, no? Perché come possiamo leggere nelle Mille e una notte, non solo che anche nei nostri classici grimoire e cose varie, no, grimori, ci sono tante possibilità di creazione a secondo l'anima dell'uomo. L'anima dell'uomo, diceva un grande ermetista, l'anima dell'uomo immortale crea milioni di spiriti. Spiritus da efflatus, quindi dà vita, il fiato, come Dio, no? Dice, fece la statua di Adamo e soffiò la vita in lui, come se creasse un genio. Quindi non mettiamo in mezzo genio come qualcuno di particolarmente intelligente, bensì come da generato da qualcosa. Ci sono varie tipologie di generazione, varie possibilità di generazione,
ed è, ripeto, funziona sempre, se si conosce la legge e si conosce come. Ogni conoscitore di un certo livello gli viene passato questa capacità di generare dei vari geni e può farlo per qualsiasi cosa in pratica. Solitamente si fa per la medicina e per aiutare chi soffre, è l'arte più nobile, più nobile. Quindi come si fa un genio? Solitamente viene scelta un'immagine, vengono scelti dei numeri particolari che devono essere collegati con la forza, la capacità del genio e quello che deve fare. Vengono scelti dei simboli particolari che si basano sui tre simboli di base che sono il triangolo, il cerchio, il quadrato e sulla linea e il punto, quindi hanno tutti un significato, poi vengono miscelati, ci sono linee spezzate, linee dritte, secondo quello che deve essere fatto, linee a fulmine, linee a spirali, quindi hanno tutti un significato che vanno ad agganciarsi alle immagini archetipiche di cui parlavo ieri e giorni fa. Che cosa accade? Accade che chi è capace di generare un genio non viene da se stesso, cioè la vita non viene data dal chi genera un genio, perché altrimenti il genio stesso diventerebbe ossessivo, diventerebbe una larva, diventerebbe un'entità che si ciba continuamente dell'energia mentale di chi l'ha fatto e quindi se ne crei 10 puoi morire in pratica, perché è come se ti svuotassi con 10 tubi che vanno a dare forza a questa globale forza mentale. Quindi cosa succede? Succede a quel punto che questi sono i principianti, infatti si sentono stanchi, solitamente i principianti si sentono molto stanchi e gli viene chi fa queste cose non conoscendole nemmeno. Mentre invece esistono le giuste cose che fanno in maniera che il genio abbia vita, cioè sia creato per quello che deve fare in determinati momenti, in determinate cose, usando appunto i numeri giusti, le cose che vanno a richiamare le forze archetipiche molto profonde che sono nel genere umano. Ora, ci sono geni per tutti i tipi. I geni mangia malattie sono generati in una maniera particolare, cioè in pratica li si tiene sempre affamati. Si crea proprio qualcosa che dice tu sarai sempre, per dire, no? Ora ve la rendo semplice, sempre affamato e avrai sempre fame e il tuo cibo è questo, per esempio il cancro, per esempio il raffreddore, per esempio le infiammazioni, come il caso di questa ragazza, che ne so, questo, ognuno deve essere ben specificato e fatto nel momento giusto, periodo giusto, con le immagini giuste, le cose giuste che corrispondono a quella malattia. Cioè non è che posso così alla cavolo, come ho visto certe persone, no, dicono come fanno i corsi, hanno rubato un po' di questa conoscenza, il 10, no neanche, il 2%, il 3% lo facevano con la dinamica mentale, creavano un essere mentalmente e poi questo doveva fare tutto e poi si trovavano nei problemi perché questo qui creato da te, come dico, cioè mentalmente se ti fissi questo ti comincia a succhiare l'energia e tu stai male. Ne ho aiutati tantissimi di questi, ci fu il picco negli anni 85-86 a Milano di dinamica mentale, adesso poi è passato con altri nomi, l'hanno rifatto, non dico perché non voglio offendere nessuno, però credetemi, state molto attenti perché create delle larve che poi dovete mantenere. Per capire cosa dico, leggetevi quel gran libro Mistici maghi del Tibet di Alexander David Neal, edizioni Astrolabio, in cui la grande veramente esploratrice, scrittrice e anche lama, divenne lama, una delle poche donne a diventare lama, descrive proprio una delle sue esperienze nel fare questa cosa qua, e così come è difficile generarlo, così è difficile distruggerlo. Tenete presente che lei lo creò con la tecnica di usare la sua energia. Nella scienza ammonia questa non c'è, perché c'è, ma non viene data perché è deleteria. Cioè, se un maestro di scienza ammonia da questo vuole male al suo allievo, gli vuole proprio male, vuole farlo diventare, lo vuole uccidere, perché sa che bene o male se non gli dà poi la capacità di staccare questa cosa muore, perché ci si succhia, non per niente negli
nelle istruzioni date ancora oggi da una società, da una fratellanza italiana di ermetismo, a un certo punto, quando vengono date delle istruzioni per alcuni geni, viene detto attenzione perché questi geni si cibano di energia sessuale e quindi ti sentirai stanco. Questa è una grande cattiveria, perché si insegna in pratica a generare queste cose con la propria energia. Questa non è scienza, questo è altro. Cioè la vera scienza ermetica ormai dispersa, la sanno, io non voglio dirlo perché sembra che poi no, però la vera scienza ermetica come scienza, quindi che non ha a che fare con credenze, non ha a che fare con queste cose qua, tutte, c'è quasi più da illusionista, credo da me stesso, un'energia da ipnotista, ma la vera scienza che osservando i cieli, i momenti, osservando le cose, crea queste cose ipso facto, ormai penso che in Europa la conoscono 1 o 2 persone, vera. Gli altri dicono, ma diranno che la conoscono, ma sicuramente diranno che la sanno, va benissimo, io ve lo posso dire con tutto il cuore. La scienza ammonia non la conosce nessuno, io sono l'ultimo rimasto della scienza ammonia, di questa tipologia, quindi tipologia che lascia la persona libera e che non viene schiavizzata. Quindi so ciò che dico, perché so le conoscenze che sono state date e che detengo e che sto piano piano sto mettendo fuori, metterò fuori tutto, tranne quello di generare realmente queste cose, perché poi chi mi viene vicino, chi veramente è interessato e lo merita, lo avrà. Anche perché, ripeto, si possono creare i geni della guerra, si possono creare tante cose. Quindi, una volta avuto tutti gli elementi a disposizione, viene data l'animazione con una specifica vita, cioè tu farai solo questo, e hanno fame. Ecco che quando vengono generate, vengono legate a una forza archetipica, cioè a un'immagine archetipica, a una forza archetipica, generata in una certa maniera, viene tenuta là, e cosa accade? Quando le altre persone sono tenute in una specie di sospensione, diciamo nel subconscio, okay? In questa zona tra conscio e inconscio, tenute là, molto spesso si manifestano nei sogni quando vengono chiamate, perché sono lì, sono energie che sono lì. Ripeto, non possono far male se non sono state generate per fare il male, non possono far bene se non sono state generate per fare il bene. Fanno solo ciò che c'è scritto. Se dicono mangiano, che ne so, l'infezione, quello fanno, non fanno altro, non chiedete altro. Io vedo delle persone che si dilettano veramente con molta pericolosità con i cosiddetti libri di magia nostri, manuali e cose varie, e li chiamano con le sedute oppure con alcune evocazioni strane o con l'Uja o cose varie, o Ouija come si chiama, e che ne so, vanno a chiedere qualsiasi cosa e pensando che possano sapere tutto. No, assolutamente, sanno quello che fanno quello che sono state postate a fare, se veramente accadono queste cose, ma sono energie. Sono già il simbolo stesso di uno di ogni genio c'ha un simbolo che lo deve chiamare. Chiamare significa semplicemente che usando questo simbolo si entra in contatto direttamente con l'energia profonda archetipale che è stata fatta di guarigione. Quindi viene chiamata, quindi il corpo che cosa fa in realtà? Esiste veramente questa energia, questo genio che viene e allora dal punto di vista esterno che noi stiamo guardando queste cose, quindi che vediamo che c'è il sole, la luna, che ci sono gli alberi, che ci sono i pipistrelli, che ci sono gli orologi, eccetera, eccetera, persone, dal punto esterno, se noi lo guardiamo da questo livello nostro, sì, esistono queste energie, questo conglomerato di energia che è in attesa, quando viene contattato agisce. Dal punto di vista superiore, interiore, dove scompare questo mondo, cioè quando per esempio, ne so, siamo profondamente in noi e scompare questo mondo, siamo soltanto noi, benissimo, perché ognuno di noi, alla fine, se ci mettiamo in noi, siamo soltanto noi. Esiste? No. Cosa accade? Accade che questa cosa mette in movimento la nostra capacità di autoguarigione. Quindi il genio viene creato come un input di computer che viene dato a una persona e gli dice dall'interno e dal livello superiore autoguarisciti. E allora va a mettere in movimento delle immagini che portano direttamente
ha il movimento energetico, in quel caso nel ginocchio, e quindi lo fanno accelerare nella guarigione. Se noi siamo con una mente un pochino più semplice e vediamo le cose esterne, diciamo sì, c'è questa energia che è stata generata, perché è stata generata, vengono fatte delle procedure, altrimenti nulla accade senza nessun movimento, e quindi diciamo sì, esiste questa energia e la sentiamo, come ha detto appunto la ragazza, che immediatamente viene a mangiare, avendo fame, quella cosa negativa. È chiaro che perché vengono tenute nascoste queste cose? Perché così come può mangiare una febbre, così può mangiare la vita, così può mangiare qualsiasi cosa. Quindi è una delle più grandi arti che possono essere della conoscenza ermetica e quindi della conoscenza monia. Tra l'altro, quindi questo non posso dire, ma ho detto abbastanza. Tra l'altro, quindi un vero ermetista ne genera diversi e gli dà anche come aiuto agli allievi, che ne so, uno dice maestro difetto di volontà, e c'è il genio fatto apposta che va a stimolare quella cosa. Maestro difetto di questo, maestro sto male per questo, e quindi vengono dati i geni della malattia che io ho messo nel mio libro, sono di questa cosa qua, e vi aiutano e funzionano sul serio. Quindi io ce lo dico, sono geni, sono stati creati da me, cioè direttamente per quel libro, quindi non esistono da nessuna parte, furono creati per, non solo per quel libro, cioè per insegnare, e quando insegnavo all'interno, e poi adesso sono stati dati, sapevo che andavano in quel libro, ne verranno dati altri. Quindi lì si tratta che fanno, ripeto, solo quello, quindi non usateli per cose, che ne so, c'è il genio della malattia che mi mangia l'infiammazione, vabbè, chissà se mi aiuta per passare l'influenza. No, non funziona. Non funziona. Se c'è un genio generale che dice che fa quello, allora lo fa in generale. Quindi che cosa andiamo a dire? Ricordatevi una cosa, che questi geni sono intelligenti. Ricordatevi una cosa, la dico e qui poi passo oltre, che è possibile per un'entità, cioè per un essere voluto come un vero iniziato, una persona che veramente conosce queste cose nel profondo, addirittura dare l'immortalità a queste energie, che significa che quando lui muore, invece che queste energie si dissolvono così come con il creatore, come di solito dovrebbe essere, rimangono anche per gli altri. Sono i geni antichi, sono geni che furono creati magari nei templi, furono creati 2000-3000 anni fa, 5000 anni fa, e sono dati da maestro a discepolo per aiutare nell'ascesa. Qui abbiamo anche i geni correttivi del carattere e cose varie. Bene, questo volevo dire, questi sono i geni. Rispondo a qualche domanda e poi ho fatto un bel viaggio, oggi sono un po' stanco, poi mi ritiro. Geni dei pianeti rappresentano diverse forze. I geni dei pianeti furono creati da qualcuno, quindi da qualcuno non è che esistono così, della scuola antica di magia caldaica, per poter avere delle azioni. Oggi sono usate pensando che già esistono, ma qualcuno li ha fatti, e li hanno fatti coloro che furono i fondatori della magia caldaica nell'antica Persia. Intimamente mi sono sempre chiesto, ma usando questa intelligenza qual è il patto che facciamo? Nessun patto, se le forze devono essere sempre in equilibrio a livello economico, nessuno. Se tu sei malato, in pratica, se sei malato, io parlo dei geni della malattia, gli dai un cibo, e ti ho detto che sono affamati. Essendo affamati, se vuoi parlare di patto è, benissimo, vieni, mangia il mio male. Ti mangiano e si saziano, quello è il patto, il tuo male. Si chiamano geni mangiatori, ecco perché sono benefici, benevoli. Di altre tipologie di geni che promettono ricchezze e cose varie, lì c'è un vero patto da equilibrare, ma di questi non parlo, perché se ne parla nell'interno della conoscenza ermetica per non distruggere le persone. Io vorrei chiedere una cosa, quando si vede una reincarnazione si sente quasi dopo una voce, questa voce da dove arriva? Si vede una reincarnazione. Scusi, ma solitamente se è una tua reincarnazione o di qualcun altro, solitamente deve essere la tua, sono ricordi, sono azioni registrate nell'interno del tuo subconscio che vengono fuori con determinati stimoli. Se anche da parte di altre persone,
può succedere che questa cosa registrata, se c'è un buon potere medianico nell'istante, cioè di manifestazione, si può sentire anche nell'aria, quindi è depositata in quello che viene chiamato il corpo sottile, un'aria astrale. Maestro, una domanda per dopo. Lei ha detto che in diretta devi creare uno spirito per tenere lontani i pensieri durante la pratica, dandogli una scadenza. Come si dà la scadenza? E se non sono in giro da un po', esiste un sistema per eliminarli? Allora, è semplice, cioè in pratica la scadenza la si dà dicendola. Noi abbiamo la Bibbia che, per quanto a me non è tanto simpatica, così come tutti i libri che vanno a bloccare i pensieri delle persone, quindi no, però servono. E si dice in pratica che si dice lì? Che si dice? Si dice e si dà una creazione. Che fa Dio? Parla e crea. Parla anche tu. Tu vivrai fino al giorno tot. Semplice. Questo è quanto riguarda i servitori, che non sono dei geni. I servitori sono una cosa ancora più piccola. No, non sono la stessa cosa. I geni sono una cosa, i servitori sono una cosa piccola, una cosa che viene tratta da te. Un servitore è tratto da te, quello che vi ho insegnato un po' per mantenere lontane le cose, eccetera, eccetera. Dalla scadenza tu vivrai da oggi fino a 3 settembre. Basta dirlo, quella è una sentenza di morte, quella accade. Infatti non si sente più quell'energia. Mentre il genio è creato in altra maniera, Luca, in altra maniera, e quindi non viene da te. Un servitore viene da te, ma è una cosa piccola. Ci possono essere servitori creati diversamente, ma che diventano geni. Ecco perché solitamente i maghi persiani, da cui derivano queste cose, quindi la Caldea, come ho detto prima, da cui ci sono tutti i geni che leggiamo in Agrippa, i geni, tutti i planetari, non planetari, zodiacali, vengono da quella magia, dalla magia caldaica, ok? E poi ci furono fatti anche dagli ebrei, furono fatti anche dagli egiziani, furono fatti dai pitagorici, furono fatti dagli occidentali, dai cristiani e così va. Quindi quelli sono geni. Ricordiamoci che quei geni sono creati e rimangono. È possibile distruggerli? Dipende. Se sono immortali, no. C'è la possibilità di renderli immortali, quindi di dargli la scintilla dell'immortalità. L'unico che lo può fare è l'uomo, perché l'uomo ha questa possibilità di darla. Come i sigilli di Re Salomone, come portare il quadrato e male del sacro, questi sono geni creati da questa tipologia di magia caldaica passata attraverso la Cabala, poi la Cabala ne ha creati altri. Ieri ha detto che l'Italia è il segno deve essere conquistata, tempo fa disse che ci sarà invece una salvezza. Certo, un altro rinascimento, perché certamente prima è conquistata e poi c'è il rinascimento. Sempre accade così, no? Cioè, in pratica non si apprezza ciò che si ha finché non lo si perde, no? Quindi prima la stiamo vendendo alle pecore, poi o ai lupi, poi ci dà fastidio e la riprendiamo. Ecco il rinascimento. I controlli possono usare i geni negativi? Certamente, come no. È per questo che io non insegno queste cose così, come fanno molti altri, ma non insegnano come fare i geni. Io ho visto dei testi di magia caotica, cose varie, sigilli, scritti, devi pensare, devi fare. Non è creare geni, quindi è creare qualche servitore se ti va bene. Poi diventa larva e ti mangia, ti senti proprio svuotato. State molto attenti. Non prendete chiama magia caotica. E se si possiamo difendersi e chiudersi nella bolla e stare nel cuore. Se stai nel cuore, sempre nel cuore, ti chiudi nella bolla, nessuno ti può toccare. Ecco, il demone di ricambio negativo perché sì, si nutrono di quello, proprio a quella Alessandro. All'interno della grande piramide che intelligenza risiede? Vi sono dei geni protettivi del luogo? Bah, io dico questo, la grande piramide è ormai vuota, non c'è più nulla, perché era usata per altro, non c'è più nulla. Il grande genio della grande piramide che dominava la grande piramide era la Sfinge, quindi esiste questa intelligenza, ma ormai c'è ancora, ma talmente allontanata dalla capacità intellettiva dell'essere moderno che non è più attiva. Per essere richiamata dovrebbero fare dei lavori ermetici molto profondi da richiamare questa intelligenza che si è ritirata sempre più nel profondo degli abissi della mente umana per richiamarla fuori, però chi lo fa? Si può diventare un genio come Tesla? Beh, se noi intendiamo quello, si può diventare sì, basta attivare tutto il cervello. Tutto il cervello bisogna attivare, e questo lo fa la magia brumiana, per esempio. Geni che vampirizzano come? Bisogna chiudersi nella bolla e stare molto nel cuore. Ho comprato il suo libro qualche settimana fa, le chiedevo se per chiamare un genio sia obbligatorio incidere su... È obbligatorio.
obbligatorio, perché il fatto di prendere il sigillo, di scriverlo su un foglio e bruciarlo, lo eterizzi. Eterizzandolo lo liberi. Il fatto di prendere sulla carta, ascoltami, ecco, per tutti, il fatto di scrivere sulla carta e bruciare è simile a ciò che vedete nelle Mille e una notte in cui si strofina la lampada e si apre, o si strofina l'anello e si apre. È la stessa cosa, si dà vita. Bene, io vado a riposarmi, penso di avervi risposto abbastanza. Volevo dirvi questa cosa perché sono cose reali, tante cose sono reali. Scriverò un secondo volume di questo e chi merita conoscerà. Saranno fatti dei seminari, dei mini seminari di geni della medicina, geni per la salute, geni per la volontà, geni per la mente, geni per la gioia, geni per l'allegria, quindi faremo via via i vari seminari, lo saprete tramite gli annunci, e quindi saranno fatti dei seminari per aiutare le persone a saperli usare, non è a crearli perché ci vuole molta arte, se no vi prenderei in giro. Parleremo di servitori, quindi potremo creare qualche servitore e imparare a gestirlo, però più che altro vi verranno fornite queste cose, facendovi vedere nei seminari come sono stati, cioè cosa rappresenta quello che c'è come sigillo, come simbolo. Cos'è un sigillo? È l'aggancio, ve l'ho detto, è come una... non so se avete mai visto una scheda di una radiolina o di un telefono, no? Sono tutte quelle cose là dove passa l'energia elettrica. Bene, immaginate quello e immaginate che un sigillo sia una cosa di quella, cioè fa passare un certo tipo di energia adatto per certe cose. Dicono autorità al servitore che non può nutrirsi della propria energia, il servitore si deve nutrire per forza della tua energia, e l'hai fatto tu, cioè non l'hai creato in maniera, l'hai generato col pensiero, tu e basta, non l'hai generato col pensiero, cioè non hai messo fuori un pensiero nel momento che possa catturare certe cose e quindi la vita è automatica. Un servitore è come se noi facciamo un bambino, io con una donna, e questo bambino rimane per sempre legato al cordone ombelicale di sua madre per sempre, no? Mentre invece, e quindi quello è un servitore, e quindi succhierà sempre, è come un bambino, un feto, mentre invece un genio viene tagliato il cordone e diventa indipendente. Le ceneri vanno mantenute, sì, tenute, questo sì, sempre, prego. Bene, io vi saluto per adesso, vi do un abbraccio, ricordatevi che faremo dei seminari, adesso poi li organizzo, ora mi riposo, un bacio a voi tutti, ma era doveroso spiegare queste cose. Un abbraccio, mi dice un appuntamento sì, preziosissimo, sì è vero, c'è il seminario sulle catene del cuore e quello è molto importante perché insegno come cominciare a staccare, a slacciare molti lacci con tecniche veramente profonde. Di nuovo, buona serata, buon pomeriggio, qui è sera, a domani, arrivederci.